Nel precedente ed unico episodio del Signore degli Anelli, la compagnia del collirio, Gandalf si troca, Brodo è confuso, Bimbo fa i giochetti di magia e poi fugge. Ma l'anello è malvagio. Sigla! Il mago fattone Gandalf ha abbandonato Sam e Brodo nei boschi con la vecchia supercazzola del vado a comprare il pesce e poi torno. Manco il cavallo li ha lasciato e sti due stronzi, armati di virilissimo bastone da passeggio, come dei montanari ottantenni, con quei loro piedi nudi, grossi di ematoma, coperti di muschio maschio senza fischio, sono in cammino per il Canton Ticino, verso il Roxy Bar. Se faccio ancora un passo, non sarò mai stato così lontano da casa mia. Capiamoci, non è che Sam non ami viaggiare. È che il suo Trenitalia è in ritardo di 12 anni. Guarda, patron Brodo! Quelli sono ricercatori italiani che emigrano. Ma io credevo che fossero solo leggende. Non ne avevo mai visto uno da vicino. Sono bellissimi. Intanto Gandalf corre a Bologna verso la Torre dell'Asinello, immensa struttura fallica dove vive il gran mago Candeggina. Il tuo amore per la foglia pipa dei mezzuomini ti ha rallentato il cervello. Ma no, fratello, ma che? Ma lui, ma va! Il grande mago Candeggina gli rivela che il presidente Egidio Sauron, per gli amici Dino Sauron, è tornato tra i vivi nelle sembianze di un enorme occhio secco, tanto irritato che fiamme e bestemmie ne fuoriescono. È ingazzatissimo e spia gli uomini come una pettegola di quartiere, soprattutto le belle signorine. Ma tu come sai tutto questo? Ma allora? Ebbene sì, mi sono unito a lui. Ma come hai potuto? Secondo me non era male come dicono. Quando era presidente ha sterminato mezza popolazione, ha messo le tasse pure sull'ossigeno, ha fatto anche cose buone, ma ha dichiarato guerra agli orsetti del cuore ed ha pure perso. Con lui i treni arrivavano in orario. E basta con sta stronzata, c'era la censura, non potevano riportare i ritardi, porca Giordana. Ha bonificato le paludi degli orchi. Ma che cazzo dici? Ma si è assunto gli orchi come portaborse. Sei la solita zecca. Io ho delle opinioni e coi tuoi fatti mi ci sciacquo gli zebedei. Che c'è? Stai a rosicà? Vuoi un Malox? Vecchio bacucco. Rassegnati, sta tornando. Insieme otterremo la maggioranza in Parlamento. Nessuno potrà fermarci. Unisciti a noi. Unisciti alla grande destra nazional sauronista. Vieni con noi e ti faremo un ministro della pappagorgia. Maledetto. E allora te le cerchi. Se la metti così, sei proprio un fascista. Fascista a me! I nonni sono sbigottiti e parte uno scontro letale tra anziani a botte di spintoni. Ma il vecchio Gandalf purtroppo c'ha i reumatismi, che a Candeggina gli ci vogliono 2 secondi a togliergli la stampella e trasformarlo in un meme. E adesso di questa cagata ci faranno la versione di 10 ore. Intanto Brodo e Sam vengono presi sotto. Questi sono 2 loro compari mezze seghe, Pipino e Gabriella. Per gli amici Lella. Entrambi in fuga dopo aver rubato ortaggi da un sexy shop. Notevole. Ed è così che questa allegra compagnia di tappi si mette in viaggio verso la Terra dei Fuochi. Purtroppo, crossover, incontrano un dissennatore alto 3 metri su un cavallo nero di altri 3 metri, incappucciato di nero e con il viso nelle tenebre. Sembra un bravo ragazzo. E loro si nascondono. Ma no! Ma perché vi nascondete? Ma malfidati! Ma magari si è perso! Magari vuol chiedere solo informazioni! Niente, loro sono vigliacchi e si nascondono. E noi non scopriremo mai cosa questo simpatico amico voleva dirci, mannaggia. Ad ogni modo, in qualche modo, le mezze seghe superano il confine con l'Italia e attraverso i portici carichi di profughi finalmente entrano a Roxy Bar. Eh sì, nella mia versione il Roxy Bar si trova a Milano. Questa è l'unica libertà artistica che mi prenderò in questo video, l'unica. Tutto il resto sarà fedelissimo, come sempre. Scusate, quell'uomo lì all'angolo, chi è? Ah, non saprei. So solo che ha la voce di Pino Insegno. E qui accade il fattaccio. Mentre cercava il bagno, Brodo inciampa male. L'anello gli vola di mano e con una fisica che solo la magia potrebbe spiegare, gli finisce impizzato perfettamente sul dito già unto. Oddio, ma è sparito! Ma è un mago! Ma che mago? È un ninja! Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? Attirate troppa attenzione su di voi. Ma allora è vero! Sei Pino Insegno! Raga! C'è Pino Insegno! Ci sta Pino! Pino! Non è un gingillo quello che portate.
E qui scopriamo che Brodo è in realtà una femminuccia. Ce lo conferma anche lui che non c'ha il gingello. Non porto niente. Visto? Stanno arrivando. Aspetta, chi è che sta arrivando? Pino! Pino, che vuole sto qua? Pino! Perché mi parli così, Pino? Che è sta confidenza? Ma in effetti qualcuno stava arrivando. Guarda, mamma, sono dimagrito! Ma così, spappolato come una fetta di pancarré. Ma che brutta morte. Clandestini! Insomma, i dissennatori arrivano in camera di Brodo e gli rifanno il letto. Ma male, malissimo. Pessima delicatezza. E che servizio approssimativo. E poi si lamentano se gli metti 2 stelle su Booking. Comunque, loro sono salvi. Perché Pino sapeva tutto. Perché Pino è forte. Pino c'ha la barbetta incolta. È forte, capì? Pino in sé gli racconta che quelli sono i 9 ex sindaci leghisti a cui il presidente Egidio Sauron aveva dato l'anello tarocco. Da allora, ormai raggirati, sono in giro per il mondo incazzati neri e sono noti come i Nazingul. Sono alla ricerca dell'anello di Brodo e non si daranno pace fin quando non ci metteranno le mani sopra, dimostrando alle loro ex mogli che alla fine tanto scemi non erano e che forse il divorzio era stata una scelta un pochino troppo drastica. E così si conclude la storia di Babbo Pino ai suoi 4 bimbi. Comunque, grandi, non sono più stati trovati perché hanno cambiato il numero della stanza. Sono proprio forti sti Nazingul. Dove ci porti? Nelle terre selvagge. Ah, in Veneto. E intanto Gandalf è stato messo in punizione sulla torre dell'asinello. Nel senso, sopra. Proprio sta sopra. Si mette pure a piovere, poveraccio. Che reumatismi. Ma torniamo agli altri. Quella era la grande torre vedetta di Amonsul. Non è vero. Non è vero, se l'ho inventato. Vabbè, tanto gli hobbit sono scemi e non lo sanno. E Pino ne approfitta per impressionarli con le supercazzole. Comunque si accampano lì e Brodo si addormenta. Ma proprio 2 secondi. Dimenticando però che gli altri suoi compari sono delle teste di cazzo. Oh! Che cazzo fate? Oh! Hanno acceso un fuoco mentre stavano nascondendosi. Nella grande selezione naturale questa è una dichiarazione aperta. Sti tizi vogliono morire. Sti tizi sono dei panda. Oddio, stanno arrivando! Dobbiamo nasconderci! Nascondiamoci qua! Qua, proprio al centro di questa piazzetta. Al centro, Non è che ve ne andate dietro la colonna. No, al centro! Qui non ci troveranno mai. Per loro fortuna però i Nazingul si rivelano più ciole di loro. Dopo essere arrivati con una passeggiata lenta, lentissima di un vecchio con le anche di gomma piuma che si gode il tramonto, si mettono finalmente in posa per affondare le spade nella carne callosa delle mezze seghe. Ma poi cambiano idea. Ma sì, ma invece di ammazzarlo ad uno, lo spingiamo. Ma un pochino, Gli altri invece li fanno inciampare. Frodo a questo punto pensa: ehi, questi vogliono l'anello. Meglio nasconderselo mettendoselo al dito. Genio. Un Nazingul si avvicina per trasformarlo in un arrosticino, ma ops, si è messo l'anello. E adesso sta cippa. Si scopre che quelli lo vedono. Ok. E allora perché si sono fermati? Lo stavi per infilzare. Perché ti sei fermato visto che lo continui a vedere? Boh, sono strani sti Nazingul. A questo punto questo cambia di nuovo idea, no? E invece di affondare lo spiedo nell'Hobbit, gli fa un taglietto sulla spalla. Perché? Ma ammazzalo e prendi l'anello! E che cacchio è tutto sto disagio? Alla fine però arriva Pino Insegno e si scopre che i Nazingul hanno paura delle torce. Perché hanno paura delle torce? Perché? Ah, prendono fuoco manco fossero cosparsi di kerosene. Oh, ma che ne so io, a caso, va bene, ok. Guarda questo. Questo ho pensato, piuttosto che darmi fuoco mi suicido. Vabbè, ne rimane solo uno. Ma ma che prepotenza, ma povero così in faccia. Ma che bullo che sei, Pino in sé. Ed è così che 5 sindaci Nazingul sono stati messi in fuga da un tizio solo, armato di torcia. Ad ogni modo, Brodo c'ha la bua.
Che il taglietto è profondo, lascia stare. Gran passo. È stato colpito dal pugnale Clitemort. Ah, questo fa male in effetti. Un Clitemort sulla spalla è brutto. Ed è per curare la bua a brodo che i nostri eroi, o meglio il povero Pino Insegno, si carica sto tizio appena conosciuto in spalla, come un sacco di merda, diretto verso le terre di Gran Pippone, dove vivono gli elfi ballerina, noti per fare dei massaggi pazzeschi in grado di curare qualsiasi male, che guarda, una cosa fantastica, pure le emorroidi curano. Mani di fata proprio. Ma torniamo a Bologna, che dopo essere stata nuclearizzata è stata trasformata dai Novax in una mina dove poter forgiare corazze, scudi ed elmi antiscienza. Per farlo stanno deforestando la zona, che tanto loro lo sanno che l'ossigeno non esiste e che la fotosintesi clorofiliana è solo un termine inventato dalla Big Pharma per costringere lo schiavismo ideologico del turbocapitalismo sgarmamalla sgargamella. Stanno anche tirando fuori altri Novax dal fango, dove erano stati sepolti dopo essere stati ritenuti morti a causa delle loro scarse condizioni di salute. A quanto pare però sono ancora vivi. Male, ma sono ancora vivi. Intanto, mentre Brodo sta sudando come un maiale sardo sul fornello, ha una visione. Vede la Madonna. Anzi no, vede una turbognocca. Sì, mi chiamo così, dillo ancora. Non so che cacchio stia dicendo, ma è bellissimo. Sì, sì, non smettere. Sì. Non sarà guarito, ma è stato bellissimo. Lei è Bocca di Rosa, una elfa genovese con tanta esperienza. Comunque, Pino Insegno le affida a Brodo, mettendoglielo sul cavallo come il solito sacco di merda. E lei cavalca. Però i Nazgûl l'hanno raggiunta! E a questo punto, scene con montaggio epilettico con un sacco di riprese di zampe di cavallo. Ma lei giunge al fiume e loro si fermano. Perché si fermano? Probabilmente perché sono solubili in acqua. E a questo punto il dialogo va così: dacci Brodo! No! Fine dialogo. E quindi loro entrano. Ma che cacchio allora, perché vi siete fermati? Ed è solo qui che capiamo di cosa avessero paura. Bocca di Rosa è una signorina nota per provocare eiaculazioni portentose al solo sussurro, siano essi soggetti animati o meno. E la miseria, una potenza di 200 cavalli! Ed è così che i Nazgûl finirono nelle compilation di YouPorn. Purtroppo anche Brodo aveva ascoltato le mistiche parole ed ora è in preda all'orgasmo violento. Brodo si risveglia confuso ma soddisfatto in una camera di albergo 5 stelle. Gandalf, chi mi ha cambiato i vestiti? Sono stato io, Brodo. Ma come ci sei arrivato qui? Ma, sai, ero bloccato sulla torre dell'asinello, con Candeggina che mi spatapocchiava come una spugna sotto la doccia. Poi, però, è arrivato il mio uccellone e mi ha salvato. Ah, ma non preoccuparti adesso. Grazie a sapere di Ray Smith sta iniziando a guarire. Benvenuto in Matrix, signor Baggins. E intanto arriva... No, Maron, non lui. Fatemi grattare questo portasfiga con a me. È negli uomini che dobbiamo riporre le speranze. Gli uomini? La razza degli uomini sta svanendo. Ero lì il giorno in cui la forza degli uomini venne meno. E poi definirlo con la depilazione con la cera. Non ci sono più quegli uomini maschi maci di una volta rospanti. Non c'è più forza nel mondo degli uomini. Intanto Sean Bean cammina per i corridoi, guardando murales del re Polaretto. Pino Insegno, per sembrare figo, aveva afferrato il primo libro al volo che gli aveva trovato e si era messo in posa, fingendo di leggere. Oh, credibile, naturalissimo, guarda, c'ha pure il libro al contrario. Tu sei quello che porta sfiga, vero? Non so cosa tu stia insinuando. Non sei tu quello che muore sempre? No, proprio no. Ma come? Non sei morto in Caravaggio? In War Requiem? In The Field? In Lorna Down? In Clarisse? In Patriot Games? In Scarlet? In GoldenEye? In Airborne? In Essex Boys?
Ok, basta così. Ma come? Che ci sono ancora Don't Say a Word, Equilibrium, Enrico VIII, The Island. Basta, ho detto! Ma come? Siamo arrivati solo al 2005. Cosa stai cercando di dirmi? Che mo, non vorrei dirlo, però secondo me prima della fine del film tu muori. Non è vero! Scommettiamo? Ci scommetto la testa. Non sarebbe la prima volta. E poi appare la Madonna, cioè la Bocca di Rosa, che ci rivela che Pino Insegno è l'erede di Isinkul. Molto, ma quindi è l'erede di uno famoso. Stronzo, però famoso. Ed è forse per questo che con una trama degna di una soppopera messicana scopriamo che sti due sono innamoratini ed amano stare in piedi, l'uno di fronte all'altro, su di ponti cinesi incastonati in una boscaglia umida. Questi sono andati lì apposta per stare così in piedi sul ponte. Guardalo lui come allunga le mani, vecchio maialone di un Pino Insegno. Comunque niente, a questo punto lei rinuncia all'immortalità per stare con lui forever and ever. E lui è felice perché ci avrà orgasmi assicurati per tutta la vecchiaia. Seguono tante frasette tenerelle da poter mettere sulle smemoranda delle ragazzine in piena tempesta ormonale. E a questo punto inizia una riunione di condominio. Sono presenti tutti. Ci sta un elfo un po' tanto delicata, un nano altissimo, quello che muore sempre e gli altri, vabbè, un casino di persone. Comunque in sostanza ecco che succede. Dobbiamo fare qualcosa, l'anello è malvagio. Ma che è il malvagio? È bellissimo, guarda che placcatura, che riflessi. Secondo me dobbiamo usarlo. Non lo toccare. E io lo tocco. Sono tutti sconvolti. Non si sentiva un bestemmione del genere dalla grande briscola veneta del 75. Gandalf, non si usano certe parole qua. Beh, scusate signor, ma quando c'è vo'. Siete tutti scemi. Datemi l'anello e renderò grande inverno un posto migliore. Ma dove devi andare? Tu all'inverno non ci arrivi manco alla fine del film. Chi sei tu per parlare, ah? Sei un povero pirla. Non è un povero pirla, è Pino Insegno, quello che ha doppiato un sacco di film famosi, che prima faceva il comico, che non faceva ridere, ed è soprattutto l'erede di Isinkul. È povero comunque, guarda com'è vestito. Questo è vero. Basta dire cazzate, l'anello va distrutto. Allora ci penso io. È arrivato il genio, è arrivato. Voleva distruggere l'anello con l'ascia. Con l'ascia voleva distruggere l'anello. Oh mio Dio, perché non ci aveva mai pensato nessuno? Ma era così semplice. Ma che bravo che sei. Bravo, un genio, bro. Sfo! Mi fai schifo. Sfo! Brutto cazzone. L'anello fu forgiato nel Vesuvio. Solo lì può essere annientato. Ma per andare al Vesuvio bisogna passare per la Campania. E la Campania è piena di campani. Non è bello andare in Campania. Pure razzista sto qua, quello ci mancava. Questo vota Lega Nord sicuro, Wagnu. Comunista! E qui come sempre finisce tutto a cacciare. Pure l'anello per poco non si caga il cazzo, si fa crescere le gambe e li manda tutti a fanculo. Oh! Vabbè, lo porto io. Però non so arrivare. Che di Google Maps non mi fido più. L'ultima volta volevo andare a cercare nella rosticceria, ma ha portato in Turchia. Hai la mia spada. E hai il mio arco. E la mia ascia. E la mia pistola. E che ve ne fate della spada, dell'ascia, dell'archetto? Dovete la pistola. Vedi come si cagano sotto? No? Siete scemi, che? Eccovi, 9 cazzoni in missione per spegnere il grande occhio irritato. E sia, voi sarete la compagnia del collirio. Yeah! Wow! Che culo! Comunque raga, tranquilli, ci mettiamo mezz'ora ad arrivare al Vesuvio. Ci abbiamo pure il tempo di farci una pizza fritta. Ci porta Gandalf a tutti quanti. In che senso? Ma sì, che Gandalf c'ha l'uccellone. Lo sappiamo! Non quello, l'altro. Ci mettiamo 2 secondi proprio. Dai Gandalf, chiama l'uccellone, dai. Non so di che parli. Ma sì, dai, gli uccelloni che dicevi prima, quelli che ti hanno salvato. Non so che diavolo tu stai dicendo. Ma sì, me l'hai detto prima che c'era l'uccellone. Che cazzo fai? Stai zitto. Siamo solo alla prima ora e mezza di film, ne mancano altre 7. Che vuoi sputtanarci tutti? Ah. Riusciranno i nostri eroi a perdersi male? E cosa farà in tutto ciò Simone? Lo scopriremo nel terzo episodio del Signore degli Anelli, la compagnia del collirio. Una saga talmente epica che ci hanno già denunciato 10 volte per troppa epicità. Ci vediamo prestissimo, con tanta procrastinazione. Sempre qui comunque.
E intanto, un salutazzo a tutti da Barbascura. Ex!